Quid amadeo in latebras refugerunt ut putent in turbido esse quid in luce est. V'è chi vive così chiuso nel suo guscio da vedere un oscuro pericolo in tutto ciò che sta alla luce del sole. Qual è il vero valore che noi diamo all'amicizia? Ci fidiamo degli altri oppure li giudichiamo? Siamo certi dei nostri amici? Ci fideremo a tal punto da confidargli qualsiasi tipo di segreto oppure temiamo di essere traditi da un momento all'altro? Ebbene, questo è il tema della terza lettera delle epistole ad Lucilium, la vera amicizia. E qui il saggio riflette, parlando col suo amico Lucilio, dice: mi scrivi di aver consegnato delle lettere per me ad un amico, ma poi mi avverti di non metterlo a parte di tutto ciò che ti riguarda, poiché neppure tu sei solito farlo. Così nella stessa lettera affermi e neghi che egli ti è amico. Ecco subito la questione. Lucilio sembra affermare e negare contemporaneamente che questo amico comune sia effettivamente uomo degno di fiducia. Quindi qui bisogna ragionare sul concetto di amicizia. Che cosa intendiamo noi per amico? Chi chiamiamo amico? Un semplice conoscente? Oppure una persona di cui ci fidiamo ciecamente e a cui abbiamo confidato i nostri segreti più profondi e che non avremmo il coraggio di confessare nemmeno magari ai nostri genitori? Se hai usato quel vocabolo specifico con un significato generico e hai chiamato amico quel tale, come noi chiamiamo onorevoli i candidati alle cariche pubbliche, passi pure. Ma se stimi amico uno e poi non hai in lui la stessa fiducia che hai in te stesso, commetti un grave errore e ignori il valore della vera amicizia. Ecco, il concetto di amicizia per i romani era molto largo, si potevano definire concetti molto diversi, perché amico poteva essere anche una persona da cui si poteva ricevere in cambio un qualcosa, cioè il famoso do ut des, anche quello è un amico, ma non è vera amicizia, come ci sta dicendo Seneca. Il vero amico in questo caso è colui di cui noi possiamo fidarci e a cui confidiamo i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni. Vehementer erras e non satis nosti vim vere amicizie. Non conosci in questo caso il vero valore dell'amicizia. Non possiamo considerare amico un collega di lavoro o semplicemente una persona con il quale abbiamo dei rapporti esclusivamente di tipo economico oppure politico. Quindi se otteniamo da questa persona dei favori, quindi se rimaniamo in contatto soltanto per avere dei benefici, non è possibile definirlo vero amico. Certo, per i romani esisteva anche questo tipo di amicizia, ma non è quella che intende Seneca. Invece al giorno d'oggi noi abbiamo creato una società e un mondo nel quale l'unica relazione possibile sembra proprio quella criticata da Seneca. Viviamo sempre di contatti ma non di incontri, quindi rimaniamo sempre alla superficie e non andiamo in profondità, non ne abbiamo il tempo, non ne abbiamo più nemmeno il desiderio. E qui il saggio, colui che ci accompagna nel nostro lungo iter ad sapientiam, ci dà un consiglio pratico molto interessante. Prendi ogni decisione d'accordo con l'amico, ma prima sii ben sicuro di lui. Prima devi giudicarlo, ma una volta che hai stretto l'amicizia, devi fidarti pienamente di lui. Molti prima stringono delle amicizie che non sono vere relazioni, non sono incontri profondi, insomma, in cui si entra veramente in empatia, e poi nel corso del tempo, conoscendo la persona, ci si rende conto dell'errore e quindi si interrompe la conoscenza. Il vero saggio, al contrario, è colui che prima giudica le persone, prima si deve fare un'idea precisa dell'altro, ma una volta accolto nel suo cuore, il saggio è colui che non dubita più di questa persona. È interessante perché sembra una cosa banale, ma anche qui la letteratura latina, gli antichi, in questo caso Seneca, ci stanno dicendo quanto sia importante anche il valore dell'amicizia, cioè di stringere delle relazioni importanti, profonde, sincere, relazioni che ci possono davvero sostenere nel corso della nostra vita. Rifletti a lungo se devi accettare qualcuno fra i tuoi amici, ma presa la decisione,
accoglilo di tutto cuore e quando parli con lui sii schietto come con te stesso. La tua vita sia così sincera che tu possa confidare anche al tuo nemico tutto quello che ti passa per la mente. Ma poiché ci sono fatti che si usa tenere nascosti, è l'amico che devi mettere a parte di tutti i tuoi pensieri e di tutte le tue preoccupazioni. Credi alla sua fedeltà, te lo renderai fedele. Alcuni infatti con la loro continua paura di essere traditi invitano al tradimento. Essi con il loro atteggiamento sospettoso creano quasi una giustificazione al peccato. Perché non dovrei dire tutto quello che penso in presenza dell'amico? Perché davanti a lui non dovrei sentirmi a mio agio come quando sono solo? Quindi è interessante, una volta che io ho compreso che questa persona sia davvero una persona di cui io mi possa fidare ciecamente, non dovrei più dubitare, non devo avere nessun tipo di dubbio e non mi devo lasciar condizionare da quello che potrebbero poi riferirmi gli altri. E poi rincara la dose. C'è chi suole narrare al primo che incontra ciò che si può confidare solo all'amico e riversa in qualunque orecchio il peso dei suoi affanni. C'è chi, al contrario, ha paura che anche la persona più cara venga a conoscenza dei suoi segreti e li soffoca nel suo intimo per tenerli nascosti, se fosse possibile, anche a se stesso. Ed è chiaro che se in medio stat virtus, secondo Seneca, entrambi i comportamenti sono completamente da evitare. Bisogna evitare l'uno e l'altro eccesso. È male sia il fidarsi di tutti sia di nessuno. Utrunque enim vitium est et omnibus credere et nulli. Quindi il vizio qual è? Credere omnibus et nulli, quindi credere a tutti e credere a nessuno. Qui Seneca critica sia coloro che sembrano amici di tutti, li avete presenti, quelli che parlano con chiunque, anche con il gatto, quelli che veramente bombardano la persona di parole, però poi in fondo non hanno detto nulla, no? Spesso ci rimbambiscono, sono quelli che danno parola a tutti anche quando aspettano la fermata dell'autobus, quando sono in treno, in realtà, come dirà Seneca anche in altre occasioni, lo fanno solo per passare il tempo, per riempire il vuoto, ma non sono realmente interessati a noi, oppure lo fanno soltanto per carpirci delle informazioni, nient'altro, ma non hanno quel sincero desiderio di incontrare l'altro, quindi di conoscervi e di interiorizzare la vostra persona più intima, le vostre, e di farsi carico anche delle vostre preoccupazioni per darvi dei consigli utili. Quindi quelle sono da evitare come la peste, ma bisogna stare attenti anche a coloro che non si fidano di nessuno, coloro che si tengono tutto dentro e che sono incapaci di confidarsi con qualcun altro. E alla fine della lettera arriva la massima: tu terrai dunque bene in mente questo pensiero di Pomponio: quid amadeo in latebras refugerunt ut putent in turbido esse quid in luce est. Vecchi vive così chiuso nel suo guscio da vedere un oscuro pericolo in tutto ciò che sta alla luce del sole. Ci sono anche queste persone che sono completamente rinchiuse e che vivono nella loro campana di vetro, che si sono create un mondo a parte, che vivono separate dal mondo pur vivendo nel mondo e che pensano di essere in pace con il mondo, di avere risolto qualsiasi problema. In realtà non è affatto una vera vita, perché abbiamo sempre bisogno dell'altro, non possiamo fare tutto da soli. Per Dante abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, per Seneca almeno di un'altra persona, di un'amicizia vera alla quale affidare tutto noi stessi, quindi poter così finalmente essere accompagnati nel nostro percorso di vita. Come conclude la lettera, occorre saper conciliare le due condizioni di vita. L'uomo che vive nella quiete sia più operoso e l'uomo d'azione trovi il tempo per riposare. Tu segui l'esempio che ti dà madre natura. Essa ha fatto sia il giorno sia la notte.
addio, mettendo a confronto i due modelli, quindi c'è chi si fida di tutti, che è sempre operoso, che vorrebbe fare, chi invece dall'altro lato non si fida di nessuno e addirittura gli dà noia qualsiasi cosa, non vorrebbe mai mettersi all'opera. Seguendo l'esempio della natura, invece dovremmo lavorare quando è necessario e poi anche trovare il tempo per riposarci. Nell'amicizia è la stessa cosa, selezionare in maniera attenta e accorta i nostri amici, ma una volta individuate quelle poche persone che veramente meritano, non dovremo più farci alcuno scrupolo. Ed è un insegnamento molto importante, perché oggi noi viviamo all'esatto opposto, siamo pieni di amici, no? Abbiamo migliaia se non milioni di seguaci, di follower, oppure di false amicizie, di pseudo amicizie sui social network, ma in realtà quelle non sono vere amicizie, non sono realmente interessati a noi, vogliono semplicemente vedere quello che facciamo dalla mattina alla sera, ma il vero amico, colui che è sempre presente anche nel momento del bisogno, si conta sulle dita di una sola mano, neanche su due. Chi trova un amico davvero trova un tesoro, quindi davvero altro materiale su cui riflettere.